Benvenuti nel video dedicato al modello Moda 56, è una blusa camuffata da camicia. Vado a riportare sul tessuto con ago e filo i marcatori che trovo e anche le pinze. Questa è la pinze del seno. Vado a riportare la base entrando perpendicolare con l'ago e filo, faccio uscire da sotto e lascio alcuni centimetri. Questa operazione la vado a fare sia sulla pinze del seno, la pinze a rombo e alcuni marcatori che trovo molto importante: l'inizio della spalla, la fine della spalla, l'incavo e questa lineetta mi servirà poi ad applicare la manica. Questo modello presenta anche due freccettine con tra una freccia e l'altra scritto cucitura. Questa parte qui andrà poi cucita, perciò io con l'ago e il filo vado all'inizio e alla fine, sempre come vi ho fatto vedere prima, in questo modo. Vi ricordo che questa cucitura qui, la misura, questa misura qua, una volta che voi provate la blusa potete decidere di allungarla o accorciarla a vostro piacimento. Riportati sulla stoffa i marcatori che mi interessano, vado a togliere gli spilli e separo il cartamodello dalle stoffe. Tolto il cartamodello, mi trovo sul rovescio del tessuto, vado a unire la mia pinze, la punta della pinze con la base, con la riga ed il gesso. Vi ricordo che c'è un video tutorial dedicato alla pinze semplice, lo trovate sia sul PDF informativo che sulla descrizione in questo video. Vi dico già che la pinze a rombo, che trovate un video anche sulla pinze a rombo, io non la eseguo, non la faccio perché desidero che la mia casacca rimanga bella morbida anche sul davanti. Riportato sul tessuto la mia pinze, vado a separare il tessuto e vado a tagliare il filo dei marcatori. Molto importante fare attenzione a questi due marcatori, di tagliarli in modo che rimangano all'interno del tessuto. Poi pizzico la stoffa sempre sul rovescio, unisco i due lati del mio triangolo e vado a cucire la mia pinze. Cucita e stirato le pinze del seno, prendo il mio davanti, questo è il dritto del tessuto, lo piego a metà sul centro davanti, rovescio contro rovescio, lasciando il dritto del tessuto verso l'esterno. Unisco perfettamente tutti i margini in modo che il centro davanti sia perfetto, in questo modo. Con lo spillo vado a bloccare i due marcatori che avevo segnato prima, quindi vado a controllare sotto che coincidano, e anche questo marcatore qui. Devono coincidere perfettamente. Poi con riga e gesso unisco i due marcatori. Con la macchina da cucire eseguo una cucitura esattamente sopra il mio gesso. Cucitura eseguita. Ora bisogna piegare a metà in questo modo. Per andare bene a piegarlo a metà e distribuirlo a destra e a sinistra nella stessa misura rispetto alla cucitura, si può fare questa cosa. Dalla cucitura misuro la distanza dalla piega e faccio dei segnetti a metà, sia da una parte che dall'altra della cucitura. Devo fare questi segnetti, poi utilizzo questi segni che ho fatto, mi creo una piega in questo modo. Posso mettere anche degli spilli che poi andrò a togliere, perché poi e anche dall'altra parte la stessa cosa, perché è facile così distribuire in modo omogeneo sia a destra che a sinistra.
e poi va stirato. Questo è il dietro, presenta una pinza a rombo. Anche per il dietro in questo caso non vado a trasferire la pinza sul tessuto, ma vi ricordo che se volete avere il modello un po' più asciutto, più aderente, potete trasferire la pinza e poi confezionarla. Molto importante sono invece queste due lineette che poi vi aiuteranno ad applicare la manica. Quindi entro perpendicolare su una lineetta con il filo da imbastire il lago, taglio il filo ad alcuni centimetri, eseguo la stessa cosa sull'altra lineetta, taglio. Sono presenti degli altri marcatori all'inizio della spalla, alla fine della spalla, questi cerchietti. Potete anche qui trasferire con ago e filo che poi vi aiuterà a mettere assieme il fianco e la spalla col davanti ed il dietro. Tolti gli spilli, separo il cartamodello dalla stoffa. Ops, ancora una. Segno con una X il rovescio del tessuto, separo le due stoffe ed i marcatori e taglio il filo. Poi apro. Questo è il dritto del tessuto verso l'alto, prendo il mio davanti e lo posiziono dritto contro dritto. Questo è il rovescio, quindi così, dritto contro dritto. Vado a bloccare le spalle in questo modo, allineo i margini con i margini, blocco con due spilli, vado a riportare i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello, questi, sulla stoffa con il gesso e la riga. Quindi misuro, riporto con due segnetti, così, e unisco. Vado ad imbastire sulla linea del gesso, vado a cucire a macchina e rifinire i margini con taglia e cuci o zig-zag. Questa operazione la eseguo sia per questa spalla, l'altra spalla ed anche il fianco. Quindi unisco margine con margine, l'inizio e la fine, molto importante, blocco con gli spilli, vado a misurare i margini di cucitura che mi vengono indicati, li riporto con il gesso, imbastisco e cucio a macchina e rifinisco i margini. Questo tessuto è un tessuto leggero, perciò i margini li rifinisco uniti. Cucito e rifinito, spalle e fianchi. Ora passiamo al collo. Il collo è particolare. Ci sono questi due marcatori rossi, queste due lineette. Con il filo da imbastire il lago trasferisco sul tessuto questi due segni, semplicemente inserendo l'ago, lo porto da sotto e taglio il filo. E anche per questo marcatore. Riportati questi due marcatori sul tessuto, tolgo gli spilli, separo il cartamodello dalle stoffe, segno con una X il rovescio del tessuto. Questo è un cotone croccante. Non gli applico la teletta termoadesiva perché voglio che l'effetto del collo rimanga molto naturale, com'è il tessuto. Ma se voi desiderate che il collo sia più rigido, bisogna applicare la teletta termoadesiva. Eseguo una cucitura a macchina dal margine esterno del mio collo fino al marcatore, sia da questa parte che da questa. La cucitura a macchina, da dove finisce il collo fin dove ho il marcatore. Riporto i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello, misurando dal margine con il gesso e il metro,
così faccio dei segni e poi faccio la cucitura qui e qui. Cucito a macchina queste due estremità, queste, segno sulla stoffa il margine di cucitura che mi viene riportato dal cartamodello, quindi questi centimetri li riporto qui. Prendo il collo, qui ho l'apertura e qui le due estremità cucite e unisco in questo modo la cucitura con cucitura e i margini, questi che ho appena segnato, quindi così, margine con margine, blocco con gli spilli, questo lato e anche questo di qua. Questo lato non ho segnato con il gesso, riporto gli stessi centimetri, il centimetro e mezzo, e vado a bloccare con gli spilli, facendo attenzione che i margini con i margini coincidano. E ho piegato il tessuto dritto con dritto. Ora con la macchina da cucire, o se volete prima con l'imbastitura, dove ho la cucitura, parto esattamente dalla fine della mia cucitura precedente e cucio fino alla piega, sia da una parte che dall'altra. Qui si vede la cucitura, quindi dalla cucitura fino alla piega. Questo è il risultato, queste cuciture e queste. Taglio questi due lati che sono più lunghi, taglio e lascio mezzo centimetro di tessuto. Tagliato i margini, stiro i margini aperti, tutti e quattro, questo, questo e anche questi che ho tagliato. Stirati i margini, giro, porto sul dritto, questi angolini qui si tagliano un po' in diagonale, giriamo, giriamo anche questo e vediamo cosa salta fuori da questo collo un po' strano. Qui si tengono i margini aperti, si fanno coincidere. Ecco qui il nostro collo. Poi quando lo metto sulla blusa vedrete come viene. Questi sarebbero il collo, così che si gira. Per il momento mettiamo assieme i margini in questo modo, rovescio contro rovescio, prima di tutto la cucitura con la cucitura, blocchiamo con gli spilli tutto attorno al nostro cerchio che si è fermato. Bloccati con gli spilli tutti i due margini del mio collo, vado a riportare i margini di cucitura che mi vengono indicati sul cartamodello sul tessuto con il gesso e il metro. Così è già pronto poi per essere posizionato sulla mia blusa e ho i punti di riferimento. Fate i segnetti tutto attorno al giro, poi piego a metà il girocollo partendo dalla cucitura. Allora, qui ho la cucitura, tiro via lo spillo perché altrimenti non mi permette, piego, la piega che mi si forma da questa parte la segno con il gesso, praticamente ho diviso a metà il collo. Poi prendo la blusa, la tengo così sul rovescio, segno metà del girocollo davanti e metà del girocollo dietro, semplicemente unendo le spalle, cucitura con cucitura, la piega che si forma sul davanti la segno ed è metà girocollo davanti.
uguale per il dietro, la piega è metà girocollo dietro. Ho diviso il girocollo davanti e dietro esattamente a metà. Prendo il mio collo, dove ho posizionato tutti gli spilli, inserisco il collo all'interno della blusa. In questo modo ho il tessuto dritto contro dritto. Blocco subito il segno che ho appena fatto del girocollo davanti con la cucitura del collo. Utilizzo gli spilli che ho bloccato prima il collo per bloccare i 3 strati di stoffa. Se me ne servono altri li aggiungo, così. Prima blocco questo, poi vado a bloccare giro collo dietro con il collo. Vedete che giro tutto il lavoro in modo da avere il collo che è rivolto verso di me scusate, così posso utilizzare gli spilli e vado anche meglio a unire queste parti. E unisco tutto attorno il collo al girocollo con gli spilli. Prima di applicare il collo avevo stirato i margini di cucitura delle spalle girate verso il dietro. Ecco qui, bloccato tutti con gli spilli il collo al girocollo della blusa, dove ho fatto i segnetti con il gesso che mi rappresentano i margini, faccio un'imbastitura, cucitura a macchina e poi rifiniscono i margini con tagliacuci o zigzag. Collo, cucito e rifinito. Questo è quello che si vede esternamente. Il collo poi va girato, così, ed ecco qua il collo. Vi ricordo che con il programma TT-CAD questo modello potete decidere voi l'altezza del collo. Questo è alto 15 cm, però potete decidere voi se farlo più alto o anche più basso. L'effetto poi è questo. Qui così metterò alla fine, o si può mettere oppure no, anche un bottoncino. Questa è la manica. Devo riportare sul tessuto i marcatori che trovo, esattamente questo quadratino che rappresenta il colmo manica, queste 2 lineette che mi indicano che questa curva la devo posizionare sulla parte del dietro della mia blusa, questa curva dove c'è una lineetta invece è la parte del davanti. Questi stessi marcatori io li trovo anche sul modello. Questa lineetta qui è la stessa lineetta unica, singola, che mi indica la posizione che devo mettere la manica sull'incavo del davanti, mentre sull'incavo del dietro trovo queste 2 lineette. Ecco qua. E anche per il colmo manica trovo questo quadratino che corrisponderà poi alla cucitura della spalla. Vi ricordo che nella descrizione di questo video c'è anche il link come applicare la manica a giro. Riportati i marcatori sul tessuto, tolgo gli spilli, separo il cartamodello dalle stoffe, prestando sempre attenzione che il filo rimanga all'interno del tessuto. Segno con una X il tessuto dove era appoggiato la manica, sia da una parte che dall'altra, dove era appoggiato il cartamodello, che rappresenta il rovescio del tessuto, separo le 2 maniche e taglio il marcatore. Separo, piego a metà, dritto contro dritto, blocco i margini di cucitura, misuro i margini che mi viene indicato dal cartamodello, lo riporto con il gesso e la riga sul mio tessuto, imbastisco lungo il segno del gesso, cucio a macchina e rifinisco i margini in entrambe le maniche. Cucita e rifinito la manica. Questa è la manica destra, questo è il davanti, ho un unico marcatore, questa è la parte del dietro dove ho i 2 marcatori. Per applicare la manica prendo la mia blusa,
sul rovescio del tessuto. Questo è l'incavo della manica destra. Inserisco la manica all'interno dell'incavo, blocco subito il colmo manica con la cucitura della spalla, dritto contro dritto e margine contro margine. Questo è l'incavo. Il marcatore del davanti con il marcatore della manica con il marcatore dell'incavo, sempre prestando attenzione ai margini che coincidano. Molto importante quando si applica la manica è avere la manica rivolta verso l'alto, verso di noi, e gli spilli che si inseriscono per primi devono andare a toccare il tessuto della manica. In questo modo faccio ruotare la cucitura del fianco della blusa con la cucitura della manica. Quella della blusa la faccio girare verso il dietro, quella della manica verso il davanti e unisco cucitura con cucitura. In questo modo ho meno spessore perché i margini sono opposti. Inserisco lo spillo all'interno della cucitura e per ultimo i marcatori del dietro, quindi i due, con i marcatori dell'incavo della mia casacca. Quando ho bloccato questi 4 spilli, blocco tutto attorno alla manica con gli spilli, tenendo sempre la manica in questo modo, altrimenti vi risulta la manica più grande anche se in realtà non lo è, o comunque è, se è 1 centimetro si riesce a metterla su. Una volta che ho messo gli spilli, misuro i margini di cucitura che mi vengono riportati sulla manica e li riporto sul tessuto. Vado ad imbastire e a cucire a macchina, sempre tenendo la manica verso l'alto. Anche la macchina da cucire deve entrare per prima il lago nella manica. Maniche cucite e rifinite. Il fondo della manica finito si presenta in questo modo. Ecco qui, con una arricciatura ottenuta inserendo un elastico. Per arrivare ad ottenere la manica, il fondo manica in questo modo, bisogna prendere la manica. Vi ricordo che i modelli TT-CAD vi danno la possibilità di mettere sia la lunghezza che la larghezza del fondo manica. Io per questa manica ho messo un fondo manica di 30 cm, ma voi se la volete più ricca o meno ricca potete aggiungere o togliere centimetri a vostro piacimento. Questo è il fondo manica del cartamodello di TT-CAD, si presenta in questo modo. Devo riportare sul tessuto questo margine di cucitura, quindi lo misuro e lo riporto sul dritto del tessuto con il metro ed il gesso. Lo riporto tutto attorno alla circonferenza del fondo manica, poi utilizzo il segno del gesso che ho fatto per piegare verso il rovescio questo margine di 1 centimetro, così. Utilizzo prima degli spilli e poi imbastisco e stiro. Imbastito ad 1 centimetro il margine verso il rovescio. Prendo di nuovo il cartamodello, misuro dalla linea tratteggiata alla linea continua, che è quella del fondo manica, i centimetri e li riporto sul tessuto con il metro e il gesso. Partendo dal fondo riporto i centimetri. Tutto attorno. Riportato sul dritto del tessuto i margini che mi venivano indicati dal cartamodello, vado a girare la manica sul rovescio del tessuto. Poi giro la manica così sul rovescio e sulla piega della stoffa devo avere il segnetto con il gesso.
ecco qua, si vede poco perché ho usato un colore chiaro, e blocco con gli spilli qui in basso tutto quanto attorno, così. Bloccato il fondo con gli spilli, ora devo bloccare la parte in alto. Inserisco un qualcosa che mi aiuta a separare dal tessuto sotto, così vado a prendere solo i due strati sopra e blocco qui in alto con gli spilli. Eseguo 2 cuciture a macchina. La prima a 2-3 mm dalla piega qui in alto, però bisogna prestare attenzione perché devo lasciare un'apertura di 2 cm per poter poi inserire l'elastico, quindi andrò a partire un po' prima della cucitura del sottomanica, fate conto 1,5 cm, poi eseguo la cucitura qui a 2 mm e mi fermo a 2 cm dall'inizio, quindi parto qui e mi fermo qui. Poi faccio una seconda cucitura. La seconda cucitura deve, come riferimento, tengo il fondo, il margine, e vorrei che la cucitura venisse rispetto al fondo del margine a 5 cm. Quindi deve venire qui così, in modo che tra la prima cucitura e la seconda cucitura ci sia uno spazio di 1,5 centimetri, in modo che mi permetta di poi far entrare il mio elastico. Cuciture eseguite: la prima cucitura, questa a 2 mm dalla piega, lasciando un'apertura, e la seconda cucitura invece continua senza nessuna apertura. Poi mi ero preparata 2 elastici uguali della stessa misura, lasciando un sormonto di 1,5 centimetri. In questo modo, questo è l'elastico finito. Prendo una spilla da baglia più grande, fare in modo che così l'elastico eviti di entrare completamente, e l'altra invece una spilla da baglia più piccolina per fare entrare l'elastico. Dall'apertura che ho lasciato faccio entrare la spilla da baglia e porto all'interno di queste 2 cuciture dello spazio lasciato l'elastico, prestando attenzione che all'interno non si giri. Tolgo le spille da baglia e sormonto i 2 elastici sul segnetto che avevo fatto, quindi quel 1,5 centimetri, li sormonto, lo blocco con uno spillo e poi eseguo una cucitura a macchina con un punto elastico, in modo da bloccare. Poi, quando ho fatto la cucitura a macchina, lascio entrare l'elastico e l'apertura che avevo lasciato la vado a completare con la cucitura normale. Maniche completate. Il cartamodello TT-CAD per quanto riguarda il fondo mi dice che è un orlodoppio e già fatto, eseguito. Vi ricordo che c'è un link dedicato al video come fare l'orlodoppio. All'inizio di questo video vi ho detto che era una blusa che camuffata da camicia, ed ecco qua, perché il camuffaggio sia completo ho messo anche dei bottoncini. Sembra proprio una camicia con il collo da camicia, in realtà assomiglia solo al collo da camicia e la bottonatura è finta, però il tutto rende l'idea. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!